Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 19 novembre 2014 è entrato in vigore il decreto attuativo che regola la rimodulazione volontaria degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. Sappiamo che il CIB ha avuto un ruolo attivo a tutela dei suoi associati nell'evoluzione di questo decreto. Cristian Curlisi ci spieghi cosa è stato fatto e i risultati ottenuti. Allora, come CIB abbiamo avuto un ruolo di confronto attivo con il Ministero dello Sviluppo Economico già a partire dalla primavera di quest'anno. Grazie a simulazioni, prove e proposte abbiamo sempre insistito sull'importanza che questo spalma incentivi fosse non obbligatorio ma volontario. Quindi la volontarietà è stata confermata nel decreto e quindi quello che noi abbiamo suggerito al Ministero è stato ascoltato e quindi abbiamo ottenuto un grandissimo risultato in quanto è volontario e non obbligatorio. Quali sono gli impianti che possono aderire all'opzione e quali ne risultano esclusi? Allora, il decreto si applica a tutti gli impianti diversi da quelli fotovoltaici, quindi biogas e biomasse, che beneficiano di un sistema incentivante a certificati verdi o tariffa unicomprensiva. Sono esclusi dalla possibilità di esercitare la spalmatura dell'incentivo gli impianti che finiscono il loro periodo incentivante entro il 31 dicembre 2014 e questa esclusione è estesa anche agli impianti a biogas e biomasse fino a 1 megawatt che finiscono il periodo incentivante entro il 31/12/2016. Inoltre sono esclusi da questo decreto tutti gli impianti FER incentivati con il nuovo DM 6 luglio 2012. Qual è l'opzione che viene offerta ai titolari degli impianti oggetto del provvedimento? I titolari di impianti biogas hanno due opzioni. L'opzione A è aderire allo spalma incentivi e l'opzione B è non aderire allo spalma incentivi. Andiamo a vedere l'opzione A, quindi aderire allo spalma incentivi. Cosa significa? Significa che si determina una riduzione dell'incentivo, quindi tariffa unicomprensiva certificati verdi, a partire dal 1 marzo 2015, ma nel contempo significa un allungamento di 7 anni del periodo incentivante, quindi passando dai precedenti 15 anni passando ai 22 anni di sistema incentivante. Per chi aderisce quindi allo spalma incentivi, inoltre possono essere richieste incentivate interventi di ripotenziamento e per quello che concerne le integrali ricostruzioni possono essere richieste a partire dal quinto anno successivo alla data originale di fine godimento del primo incentivo. Inoltre, al termine del periodo di incentivazione rimodulato, si può avere ancora accesso agli incentivi quali ritiro dedicato e scambio sul posto. Opzione B significa non aderire allo spalma incentivi. Quindi cosa succede? Succede che si mantiene l'attuale valore dell'incentivo, ma per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto a regime incentivante, gli interventi di qualunque tipo che vengono realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, inclusi il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, a carico dei prezzi delle tariffe dell'energia elettrica. È però importante e utilissimo sottolineare che chi non aderisce allo spalma incentivi potrà però accedere agli incentivi relativi al biometano. Come si calcola l'entità del nuovo incentivo rimodulato e da quando verrà riconosciuta la nuova tariffa? Allora, per chi aderirà allo spalma incentivi, la nuova tariffa verrà riconosciuta a partire dal 1 marzo del 2015. Per poter fare il calcolo della nuova tariffa, prendo come esempio un impianto biogas in TO che è entrato in esercizio già da qualche anno. Allora, intanto bisogna calcolare quanti anni di residuo incentivo ci sono, quindi facendo riferimento alla differenza tra la fine della data di incentivante e il 1 gennaio del 2015. Con questo numero si trova poi un fattore S, che è presente nella formula all'interno del decreto, il quale applicando questi parametro S alla formula e il prezzo di cessione medio dell'energia del 2014 si può trovare la nuova tariffa incentivante. Dalle simulazioni che abbiamo fatto prevediamo che ci sarà una diminuzione di circa del 20-30% rispetto a quella che è la tariffa base. Ciò dipende da due fattori. Il primo fattore è quello dell'anteriorità dell'entrata in esercizio e ho detto simulazioni proprio perché ad oggi non abbiamo ancora il prezzo medio di cessione dell'energia perché sarà disponibile solo dal 1 gennaio 2015. Per i soggetti che intendono aderire dovranno esercitare la propria opzione entro il febbraio del 2015. Siamo in attesa che il GSE pubblichi le modalità con le quali possono aderire. Cosa succede invece a chi decide di non sottoscrivere la rimodulazione della tariffa? Allora, per chi non sottoscriverà la rimodulazione dell'incentivo non dovrà esercitare alcuna opzione e comunicare alcunché e continuerà a percepire l'incentivo con le stesse modalità. Fatto salvo quanto abbiamo già detto precedentemente che per un periodo intercorrente posteriore dei 10 anni dopo il periodo incentivante non avrà più alcun diritto a nessuna tariffa incentivante prevista per l'energia elettrica.